Ehi ciurma, bentornati nella baia. Ho appena finito di recuperare lo State of Play. No, scusate, non lo State of Play, Nintendo Direct. Scusatemi, sono confuso un po'. Arrivato a un certo punto ho cominciato a pensare, ma non è che sto guardando un evento Sony, sapete, con tutto questo frugare nelle tasche degli utenti. E non sto parlando del costo della console, che forse incredibilmente è l'unica cosa che si potrebbe giustificare, ma andiamo per gradi. Ora rimanete fino alla fine per sapere tutto quello che c'è da sapere su Switch 2 e sulle nuove politiche di Sony, cioè di Nintendo, quindi sappiamo subito e sigla. La baia di Ben! La baia di Ben! Allora, partiamo con un po' di buonsenso, che nella baia è sempre la luce che ci guida nella tempesta. Il prezzo, 469 euro, versione solo console, 509 euro, bundle con Super Mario Kart World. E sapete cosa vi dico? Che per me è accettabile. Non dico sia un affare, però se consideriamo che Steam Deck, ROG Ally e compagnia varia stanno più o meno tutte su quelle cifre o addirittura anche sopra, effettivamente Switch 2 a quel prezzo ci può stare. Inoltre c'è un piccolo dettaglio: Switch 2 vi ricordo che è una console ibrida, quindi rispetto a quelle che ho appena menzionato può fare qualche cosa in più, perché ti consente di giocare sul tuo divano, bello, piazzi i tuoi piedi sul tavolo, stai col pad in mano davanti alla TV, e quindi la versatilità di questa console effettivamente qualche doblone in più, se proprio lo dobbiamo dire, ci vale, dai. Però c'è un però, a dire la verità ce ne sono molti. Nintendo continua a impacchettare questi sogni un po' avvolti nella nebbia, no? Che non si vedono molto bene, però li promette. Questo Nintendo Direct purtroppo devo dire che è stato un trionfo del nulla, a parere mio. Titoli riciclati, promesse non troppo chiare, poi c'è stata quella sensazione costante che stiano preparando un'altra generazione dove il contenuto lo metti tu, il portafoglio lo metti tu, e loro non fanno altro che limitarsi a ringraziarti mentre te la mettono in culo. Ed è qui che la baia non ci sta, perché ok, il business, però ragazzi ci deve essere anche il rispetto verso i giocatori. Ed è strano, perché io da utente esterno, non essendo utente Nintendo, ho sempre avuto l'impressione che Nintendo finora abbia sempre avuto rispetto verso i suoi giocatori. Poi, ripeto, l'ultima volta che sono stato utente Nintendo è stato con l'Action Set, con la Super Nintendo, con la Nintendo 64 e poi basta. Fine della mia esperienza con Nintendo. Ora però, vedere Nintendo che sembra sempre più concentrata a capire come monetizzare ogni singolo stratagemma piuttosto che offrire qualcosa di fresco e di concreto, mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca. E devo dire che tra le cose che mi hanno fatto credere di essere in presenza di uno show Sony è stata la poca chiarezza nella comunicazione. Per esempio, se c'è una cosa che non mi è ben chiara è la retrocompatibilità. Ragazzi, qui quando si è cominciato a parlare di retrocompatibilità si sono alzate le onde, il vascello ha cominciato ad andare a destra e a sinistra in balia della tempesta, pirati che stavano per lanciarsi dai parapetti credendo che la nave stesse per affondare, mozzi che si ubriacavano per dimenticare quello che avevano sentito e visto. Cioè non si capisce come funziona questa retrocompatibilità. È gratuita? È a pagamento? C'è? Sarà totale per tutti i giochi oppure sarà limitata ad alcuni giochi? Sarà legata all'account? Sarà magia? No, non si capisce. Nintendo non ha specificato molto su questa retrocompatibilità. I giochi Switch, quello che chiedo, si potranno giocare direttamente su Switch 2 oppure bisogna per forza giocare le versioni enhanced per poter giocarle su Switch 2? Perché mi pare di aver capito, e ditemi se sto sbagliando, che se hai già il gioco su Switch e vuoi giocarlo su Switch 2 in versione migliorata devi pagare. Ora non ricordo quanto, però insomma poca roba, tipo quando Sony fa le remastered e chi ha già il gioco paga quei 10 euro per avere la remastered. Ma se invece voglio giocarlo senza il miglioramento grafico su Switch 2, posso farlo? Quindi se ho già il gioco su Switch, voglio giocarlo su Switch 2 anche senza il miglioramento grafico, posso farlo? E se posso farlo,
è gratuito. Ripeto, non essendo utente Nintendo, forse mi mancano pezzi per capire completamente come funziona questa cosa. Quindi chiedo aiuto a voi, utenti Nintendo, però a me pare di aver capito così, ditemi se sto sbagliando. Cioè io ora mi metto un attimo nei panni di un utente che ha già Switch. Sti cristi hanno investito già sulla console, su chissà quanti giochi, collezioni, controller, e adesso il rischio qual è? Quello di dover ripartire da zero? Cioè per esempio io solco mari per 8 anni, raccolgo bottini qua e là, poi cosa faccio? Voglio cambiare nave e devo pagare per trasferirmi il bottino da una nave all'altra? Più che vedere tutte queste nuove feature, per buona parte delle quali non me ne fregava assolutamente niente, ragazzi, avrei voluto vedere un po' più di comunicazione più chiara, perché davvero io non ho capito se Nintendo sta cercando di fare un favore ai suoi utenti oppure sta cercando solo un altro modo per svuotare il portafoglio di tutti e basta, sia degli utenti vecchi che dei potenziali nuovi. Se la retrocompatibilità è effettivamente a pagamento, vengono meno tutte quelle promesse fatte in passato riguardo al supporto per la libreria dei giochi precedenti. Il vero problema, mi pare di capire, è che Nintendo ha sempre cercato di giocare sulla fiducia dei suoi utenti e mi pare che sia sempre riuscita a catturarla. Ora ci troviamo in una situazione di dover scegliere, cioè giocare il gioco per com'è oppure giocarlo in una versione migliorata. Ma quello che mi chiedo è: perché dovrei pagare per un gioco che già possiedo solo perché lo voglio giocare sulla console nuova? Ti sto pagando 500 euro per avere quella console, quindi se i giochi ce li ho già, fammeli giocare in versione migliorata sulla nuova console. Ora vi faccio l'esempio con i giochi meta, no? Giochi in realtà virtuale di meta. Facciamo finta, ho una libreria con 30 giochi e li sto giocando su Quest 2. Esce il Quest 3 e tutti questi giochi posso giocarli anche su Quest 3, attenzione, con la stessa qualità e senza dover spendere un euro in più. Poi succede che gli sviluppatori di alcuni di questi giochi decidono di fare una versione migliorata per Quest 3. Io che già ho il gioco non devo pagare la versione migliorata e non devo acquistare un gioco specifico per Quest 3 che è diverso da quello che ho già comprato, è sempre lo stesso gioco. Semplicemente se ho Quest 3, quando lo installo su questo dispositivo viene installata già la versione migliorata per Quest 3. Oppure in alcuni giochi c'è l'impostazione che se la attivo vengono anche attivate tutte le migliorie per Quest 3. Mentre se quello stesso gioco che ho acquistato una volta sola lo gioco su Quest 2, verrà giocato con le impostazioni per Quest 2. Ma il gioco che acquisto è sempre lo stesso e non devo pagare l'upgrade grafico per Quest 3. E anche per questo vi dico, raga, che quando vi lamentate per i prezzi dei giochi meta, dimostrate di non capirne un cazzo di come va avanti il mercato per adesso negli altri settori. Cioè, voi vi lamentate se un gioco costa 30 euro e se è cross-buy, per esempio, ce l'avete sia su Quest che su PC Rift, oppure se ce l'avete su Quest 2 senza doverlo comprare di nuovo lo potete giocare anche su Quest 3 e sicuramente lo potrete giocare su Quest 4 e così via. Cioè vi lamentate di meta quando in realtà dovreste baciare soltanto il muschio che cresce sulle tavole del ponte della nave di meta e leccare gli stivali sporchi di mucillagine di Zuckerberg. Altro che lamentarvi. Inoltre penso però, sapete qual è il punto? Che se Nintendo non avesse dato la possibilità di portare la propria collezione senza costi aggiuntivi, sarebbe stato più difficile giustificare l'acquisto di Switch 2, specialmente per chi ha già una libreria digitale e con molti titoli. Per non parlare del fatto che se il catalogo dei giochi retrocompatibili non è definito, e per adesso sembra non esserlo, rischiamo di trovarci anche di fronte a quella situazione per la quale alcuni giochi potrebbero sparire nel dimenticatoio e chissà quanto dovremo aspettare e inoltre sperare che vengano riportati in vita. Questa cosa della retrocompatibilità, raga, deve essere gestita bene, altrimenti ci potremmo trovare davanti a una delle maggiori battaglie che Nintendo deve affrontare in questa nuova generazione. E se stavolta non dovessero prendere le giuste decisioni, la fiducia dei giocatori rischia di andare a fondo e al momento, mi spiace dirlo, ma non c'è chiarezza. Cioè tu non puoi dirmi
consentirmi di preordinare una console da 500 euro e non essere chiaro. Poi mi si possono dire tante cose. Nintendo che sta cercando di fare Nintendo, sì, ok, conservativa, silenziosa, con l'aria di chi pensa tanto mi comprano lo stesso, ed è proprio questo che mi fa pensare che la mancanza di comunicazione forse allora sia voluta, perché Nintendo quando vuole a livello di marketing e comunicazione fa scuola. È chiaro come il sole che secondo me questo Direct è stato fatto per i fan Nintendo, cioè quelli che compreranno a prescindere da tutto. E vi posso dire anche una cosa, secondo me fanno anche bene, perché saremo anche noi a comprarlo, io, voi, ma soprattutto il tizio col cappello da Super Mario in testa e i baffi finti. Però nel caso in cui io dovessi fare il passo, ricordatevi che siamo nella baia e quindi ricordate che se qualcosa non va ve lo dirò comunque, anzi a maggior ragione vi dico le cose che non vanno. E a proposito vi dico, per esempio, io ero convintissimo di prendere Switch 2 ed ero molto contento anche, però questa convinzione adesso non è più così ferrea come qualche mese fa, ed è un peccato perché vorrei portarvi contenuti su Switch 2, Mario Kart, Donkey Kong Bonanza e compagnia bella. Quella di Big N è una strategia che funziona per i fan, ma dal mio punto di vista è anche una strategia che secondo me sta cominciando a rosicchiare un pochino la fiducia dei giocatori, specie per quegli utenti che come me stavano riapprocciando verso Nintendo, oppure per quelli che vogliono affacciarsi per la prima volta a questa azienda. Ed è un peccato perché da osservatore esterno io vedevo che Nintendo riusciva a guadagnarsi la fiducia, ma di quella che non si compra con una nuova skin di Super Mario, oppure con una Collector's Edition, con 2 adesivi o un portachiavi, ma con la qualità dei giochi e con la qualità delle console. Poi, per quanto riguarda i giochi che hanno fatto vedere, ce n'erano, sì, ce n'erano, alcuni sono anche molto interessanti, però per lo più mi è sembrato roba a tappabuchi. Cioè, ho sentito la mancanza di un gioco che mi facesse dire ecco, io per questo vado a spendere 400 euro, 500 euro. Però sinceramente, se devo spendere quella cifra per avere le versioni deluxe dei giochi che potevo giocare su Wii U, qualcosa non mi convince del tutto. Poi ci sono sempre loro, i remake, le edizioni super mega, deluxe, Splendor, Lightning, Super Max. Anche Nintendo ho come l'impressione che stia prendendo gusto a servirci la stessa zuppa riscaldata ogni volta da anni, ma ogni volta con meno ingredienti. Però stavolta invece che nella ciotola di legno te lo stanno mettendo in un piatto d'oro e pretendono che tu dica grazie pagando di più, ma non per la zuppa, ma perché stavolta te lo stanno mettendo nel piatto d'oro, perché quello che c'è dentro sembra la stessa merda. Attenzione, non sto dicendo che i giochi Nintendo siano merda. Mario Bros, Kirby, Zelda sono dei titoloni, ragazzi, che ho sempre giocato, vorrei tornare a giocarli. E inoltre, se parliamo di Nintendo, ripeto, da utente esterno all'azienda, sono di quelli che non si accodano a tutti quelli che dicono ma sempre gli stessi giochi. Sono quelli i giochi Nintendo, cosa ti deve portare? È come lamentarsi che la Ferrari ogni volta che fa un nuovo modello è sempre una macchina da corsa e di colore rosso. Però mi presenti Mario Kart World, spettacolo. Stessa cosa per quanto riguarda il prossimo Donkey Kong Bonanza. Mi esalto, ma immediatamente mi cadono le palle da cannone per terra perché vedo 10 euro per la Enhanced Edition di Zelda, se hai già il gioco, altri 10 euro per la versione Super Deluxe di quell'altro gioco, se ce l'hai già. Insomma, vedete, questo ti costa un tot se ce l'hai già. Queste cose mi hanno fatto pensare che questo Direct era indirizzato a quelli che sono gli utenti già dentro Nintendo, e quindi Nintendo che si è messa a mungere i suoi stessi utenti come fa Sony. E poi onestamente quante cazzate ho visto, cose che non so se c'erano già prima, però quella specie di museo dei videogiochi con tutte quelle stronzatine che oggi con un qualsiasi emulatore ti potresti giocare anche su Android, su un telefono gratuitamente, e loro te li vorrebbero far pagare. E ancora gli amiibo, i pupazzetti del cazzo, gli abbonamenti online, le espansioni
mansioni separate. Cioè, ma proprio ora che stavo pensando di passare a Nintendo, ma che cazzo fa? Si mette a imitare le strategie di Sony. Cioè, sta diventando bravissima a creare contenuti aggiuntivi che sembrano più delle tasse più che bonus extra. La stessa cosa Nintendo Online, che come servizio è ancora dietro rispetto alla concorrenza per quanto riguarda stabilità, feature, però viene spinto come se fosse il servizio più efficiente e funzionale, più veloce dei 7 mari a pagamento. E occhio, perché il problema non è neanche il prezzo, è il valore reale di quello che ricevi, ed è lì che casca l'ancora. Poi quella cazzo di webcam con risoluzione pessima a 15 fps, la funzione di chat, la possibilità di fare lo streaming in tempo reale con un altro amico per fargli vedere il gioco a 7 fps. Cioè, ma cosa si è fumata Nintendo a sto giro? Ragazzi, sono un po' amareggiato, ci contavo, mi ero fatto davvero l'idea di acquistare Switch 2, che, attenzione, potrebbe essere anche una gran bella nave, più veloce, più grande, più potente, più moderna, anche se nel mio caso sarebbe la prima di Nintendo dopo tanto tempo, quindi già va bene così. Però senza una buona guida è il rischio di andare sugli scogli. Nintendo deve capire che la fiducia non è infinita. Non puoi continuare a tirare la corda solo perché ti chiami Nintendo e i tuoi utenti si accontenteranno sempre e ti adoreranno sempre. E lo sai, perché anch'io, che non sono un nintendaro, non lo dico in maniera offensiva, adoro Nintendo. Però non basta un trailer nostalgico, la riedizione di un classico per comprare il benestare dei giocatori. Soprattutto quando devono essere i giocatori a comprare. Nella baia sì, vogliamo sognare, ma non stiamo dormendo. Se ci vogliono far pagare un biglietto per salpare verso un nuovo viaggio, allora io voglio sapere almeno dove sto andando. Si presume che se sto pagando questo biglietto e mi imbarco è tutto compreso nel prezzo, giochi a parte ovviamente, perché quelli vanno comprati sempre a parte su qualsiasi console e piattaforma. E a proposito di giochi mi viene in mente anche un'altra cosa, le schede super veloci, no? Che adesso con la Nintendo Switch 2 i giochi saranno con queste schede super veloci. Ma dico io, perché non scegliere un supporto più economico per abbassare un po' i prezzi? Cioè, quelle schede lì, se non lo sapete ragazzi, stiamo parlando di schede che pagate più di 2 euro a giga. Scegli un supporto più economico, tanto se lo facevi per un fatto di antipirateria, l'antipirateria già su Nintendo Switch te l'hanno sfondata. Quindi abbatti i prezzi e anzi, proprio magari abbattendo i prezzi incentivi di più a comprare. E poi un altro dubbio che ho: sono rivendibili? Oppure mi darai la scheda che però devo attivare con il codice che è associata al mio account e quindi quella scheda, anche se è fisica, non me la posso andare a rivendere? Ragazzi, queste erano le mie impressioni dopo aver visto il Nintendo Direct. Fatemi sapere quali sono le vostre impressioni, lasciate un bel like al canale, iscrivetevi se ancora non siete iscritti e poi se volete lasciare qualche doblone nel Forziere della Baia vi ricordo tasto grazie sotto al video e in alto i boccali per voi. Se volete preordinare Switch 2 io vi lascio i link nel primo commento per fare il preordine su Amazon, anche se adesso risulta fuori stock, diciamo. A breve però dovrebbero rimetterla, quindi sappiate che se utilizzate quei link date un bel supporto alla baia a costo zero. Quindi se dovete preordinare sapete cosa fare e grazie mille. E vi ricordo che le prime consegne sono previste a partire dal 5 giugno. Magari se tanti di voi devono preordinare, io con quello che riesco a fare su Amazon mi ci pago parte della console e quindi comunque alla fine la prendo lo stesso. Quindi se volete aiutarmi in questo ve ne sono grato, perché l'intento è quello di portarvi contenuti sulla console, sui giochi, quindi sapete cosa fare. E ditemi nei commenti, la Switch la state preordinando? La prenderete al day one? Oppure volete aspettare un po' che la tempesta si calmi e vedere come vanno le cose? Dal Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia. Ragazzi, occhio agli amiibo pericolosissimi, Ciao marmaglie! Ho ho!